Abbiamo immaginato in una precedente puntata di passare da appoggio su un muro a appoggio sull'altro in un ipotetico corridoio con due muri di qua e di là. Questa zona di presa di appoggio e di rilancio nella nuova direzione è praticamente la zona di attacco curva e di sviluppo delle forze necessarie appunto per cambiare direzione, e andiamo adesso ad analizzare queste fasi. Un argomento molto importante, parliamo di attacco curva e sviluppo. Allora, il punto di attacco è questo punto che si colloca grosso modo alla fine del primo terzo dell'intero arco della curva, ed è importante averlo ben presente. Abbiamo imparato a visualizzare il corridoio, si è parlato anche di una velocità trasversale al pendio e di un impatto contro il muro per trasformare questa velocità in identica velocità in senso opposto. Quindi questa è la zona in cui dobbiamo sviluppare il nostro cambio di direzione. In questa fase ci siamo sganciati dalla curva precedente, siamo entrati in questa curva e praticamente abbiamo preso un po' le misure delle difficoltà di questa curva e ci siamo programmati quella che sarà la nostra azione in questa zona, nel secondo terzo di curva. Quindi possiamo segnare come molto importante questo momento in cui sferriamo l'attacco alla curva con l'intenzione non tanto di fare questa curva, ormai nella nostra testa dobbiamo aver già chiaro che è fatta questa curva, ma con l'intenzione di uscirne fuori, quindi con tutta la nostra attenzione rivolta all'uscita. In questa fase di preparazione anche il nostro sguardo aveva un angolo di questo tipo, focalizzava questa zona. Quando siamo in questa zona focalizziamo questa zona di uscita in modo che la nostra azione sferrata con questo attacco sia eseguita con l'intenzione di uscire dalla curva, di venire verso questa zona. È molto importante, perché se noi programmiamo la nostra azione in questa parte e qui sferriamo l'attacco con l'intenzione di uscire da questa curva, sicuramente abbiamo un'azione molto dinamica in questa parte. Penso che sia immediatamente riconoscibile quello che abbiamo appena detto, questa volontà di uscire dalla curva proprio nella fase di attacco e sviluppo, caratterizzata sia dalla tenuta dello sci sulla neve sia dalla volontà di venire via da questa curva, dando una buona dinamica all'azione. Andiamo a vedere la stessa cosa in una discesa tra i pali, dove anche il palo ci serve per avere un migliore riferimento di spazio, e fermiamo qua lo sciatore proprio nel punto di attacco, quando sta per dare tensione muscolare, quella tensione che rende efficace il vincolo e fa veramente cambiare direzione allo sci. Qua da notare la direzione dello sguardo, che è fisso verso la zona di uscita già da prima del punto di attacco. Qui siamo al passaggio sulla massima pendenza, quindi ecco, questa zona dove abbiamo fatto i 3 fermi immagine è la zona di attacco e sviluppo della curva. Qui la curva è finita sul palo, e saper riconoscere questo momento di attacco, sviluppo e svincolo ci permette anche di capire bene quali sono le curve nelle quali si esce bene in velocità, come questa che abbiamo appena visto, e quelle dove invece magari lo sci tende un pochino a piantarsi, a stazionare un po' troppo in curva. E qua vediamo la differenza enorme che c'è tra la sciata che abbiamo visto prima e quella di uno sciatore di livello medio-basso, che chiaramente ha il problema di regolare la velocità, tanto più qui siamo sul ripido, regolare la velocità, e la paura di non riuscire a fare la curva lo porta a sterzare molto gli sci nel punto che sarebbe di attacco curva, dove dovremmo vedere lo sci già molto inclinato, pronto a vincolarsi. Invece qua lo sci slitta, viene proprio sterzato molto dai piedi, proprio perché c'è questa preoccupazione di non riuscire a fare la curva,
e poi la parte finale che è il frenare, l'assicurarsi un equilibrio per ripartire per la curva nuova, quindi assenza di una dinamica vera e propria, ma ricerca dell'equilibrio e della sopravvivenza, potremmo dire. Bellissima questa discesa ad arco ampio di Oriano. In campo libero la curva è molto più arrotondata nella seconda parte rispetto all'interpretazione agonistica, quindi un movimento molto progressivo, molto rotondo, che dà un grande piacere soprattutto alle alte velocità. Ecco, qui la fa da padrone il senso della cadenza dell'azione e anche la coordinazione del bastoncino con la fase di attacco e sviluppo è molto importante, perché il fatto di preparare il bastoncino in quella fase insieme all'incremento di tensione muscolare vuol dire che c'è l'intenzione di prepararsi all'uscita da quella curva, l'intenzione di venire via. Siamo al punto di attacco qui, lo sciatore sta per dar tensione, realizza il vincolo e sviluppa con l'intenzione di venire via. Ed è molto importante, dicevo, la coordinazione del bastoncino, e lo vediamo soprattutto nei cambi di ritmo nell'esecuzione di una prova con delle variazioni appunto di arco di curva, dove il bastoncino accelera nel passaggio da ampio a stretto e dove poi si ridistribuisce in tutta l'azione nell'arco ampio. Per chiudere torniamo a vedere questa bella discesa di Simone Eidalin e torniamo a renderci conto dell'importanza del voler uscire dalla curva ancora prima di attaccarla e svilupparla.